Stop. Se stai per rispondere a quel messaggio velenoso, se stai per fare quella telefonata di sfogo che ti consumerà dentro, fermati. Quello che sto per dirti ti farà risparmiare anni di rimpianti. Ci sono 7 situazioni precise dove il tuo silenzio vale più di 1000 parole e oggi te le rivelo tutte. Quando il cerchio si chiude contro di te, succede. Un giorno ti svegli e scopri che il gruppo, la famiglia, gli amici hanno deciso. Tu sei il problema. Non importa la verità, non importa quello che hai fatto o non fatto, sei diventato il capro espiatorio perfetto, il bersaglio su cui scaricare frustrazioni che non ti appartengono. In questi momenti la tentazione è urlare la tua innocenza, difenderti con forza, portare prove, ma ascolta attentamente. Quando un gruppo decide di escluderti, non è mai stata una questione di fatti. È sempre stata una questione di dinamiche, della necessità di trovare un colpevole, di vigliaccheria collettiva. Marco Aurelio, imperatore e filosofo, quando venne attaccato dai senatori romani, non rispose mai pubblicamente. Sapeva una verità fondamentale: quando le persone si coalizzano contro di te, non stanno cercando giustizia, stanno cercando sollievo dal loro senso di colpa, e il tuo silenzio diventa la loro condanna. Perché mentre tu rimani dignitoso, loro si mostrano per quello che sono, un branco che ha bisogno di azzannare qualcuno per sentirsi forte. Non giocare al loro gioco, non abbassarti al loro livello, lascia che la saggezza dell'universo faccia il resto. Ho visto persone rovinarsi la reputazione per decenni, cercando di convincere chi aveva già deciso di non ascoltare. Ho visto altri rimanere in silenzio e nel tempo vedere la verità emergere da sola, perché la verità è come l'olio nell'acqua, prima o poi viene a galla. Seneca lo diceva chiaramente: il tempo rivela tutto, è un testimone onesto, e quando quel momento arriverà, quando la verità si mostrerà nella sua nudità, il tuo silenzio sarà stato la prova più forte della tua saggezza. Non cercare di convincere chi vuole fraintenderti. Non sprecare energie preziose in battaglie che non sono mai state paritarie. Conserva le tue forze per costruire, non per demolire muri che altri hanno eretto contro di te. Ogni volta che senti il bisogno di giustificarti con chi ti ha già giudicato, invece di scrivere o chiamare, scrivi la tua versione su un foglio di carta. Poi brucialo in sicurezza. Questo rituale ti aiuterà a liberare la tensione senza compromettere la tua dignità. Quando ti accusano di egoismi che non hai. Pensi solo a te stesso, non ti importa di nessuno. Sei diventato arrogante. Ti suona familiare? Queste accuse arrivano sempre quando inizi a mettere dei confini, quando smetti di dire sempre sì, quando inizi a prenderti cura di te stesso. È il paradosso più crudele della vita. Proprio quando diventi più maturo, più equilibrato, più sano mentalmente, chi ti circonda può interpretarlo come egoismo, perché erano abituati alla tua disponibilità incondizionata. Erano abituati a sfruttare la tua bontà. Epitteto, nato schiavo e diventato uno dei più grandi filosofi stoici, affrontò accuse simili quando iniziò a insegnare l'importanza dell'autorispetto. I suoi critici lo accusavano di aver dimenticato le sue origini umili, ma lui sapeva una verità fondamentale. Prendersi cura di sé non è egoismo, è responsabilità. Quando metti confini sani, quando dici no a richieste eccessive, quando scegli il tuo benessere, non stai tradendo nessuno, stai finalmente rispettando te stesso. E questo disturba chi era abituato a approfittare della tua generosità senza limiti. Il silenzio qui è fondamentale perché ogni giustificazione che offri viene distorta. Ogni spiegazione viene interpretata come conferma della tua cattiveria. È un gioco truccato dove l'unica mossa vincente è non giocare, che pensino quello che vogliono, che si inventino storie sulla tua trasformazione negativa. Nel frattempo, tu continua a crescere, a evolverti, a diventare la versione migliore di te stesso. La saggezza della vita si occuperà di mostrare loro, col tempo, che quello che chiamavano egoismo era in realtà maturità. Non puoi essere responsabile della felicità di tutti. Non puoi sacrificare la tua salute mentale per soddisfare le aspettative altrui. E quando qualcuno non capisce questo,
Non è tuo compito educarlo, è tuo compito proteggerti. La persona equilibrata viene spesso fraintesa da chi vive negli estremi, ma questo non deve scoraggiarti dal continuare il tuo percorso di crescita. Anzi, deve confermarti che stai andando nella direzione giusta. Crea una lista di 3 confini che hai messo recentemente e che hanno scatenato critiche. Accanto a ognuno, scrivi come questo confine ha migliorato la tua vita. Rileggi questa lista ogni volta che qualcuno ti accusa di egoismo. Quando minimizzano i tuoi successi. Hai avuto fortuna. Era il momento giusto. Anche io avrei potuto farlo. Riconosci queste frasi? Arrivano puntuali quando raggiungi un traguardo, quando ottieni un riconoscimento, quando finalmente raccogli i frutti di anni di sacrifici. È una delle prove più dure da affrontare, vedere i tuoi successi sminuiti proprio da chi dovrebbe celebrarli, ma c'è una dinamica psicologica precisa dietro questo comportamento. Chi minimizza i tuoi successi lo fa per 2 motivi. Primo, per proteggere il proprio ego dalla sensazione di inadeguatezza. Secondo, per mantenere l'illusione che anche loro potrebbero ottenere gli stessi risultati senza sforzo. Marco Aurelio conquistò territori, governò un impero, scrisse opere filosofiche che ancora oggi studiamo. Eppure, i suoi contemporanei attribuivano i suoi successi alla nascita privilegiata, dimenticando i decenni di studio, disciplina e sacrificio. Lui non perse mai tempo a correggere queste narrazioni, perché sapeva che chi vuole sminuire i tuoi successi non è interessato alla verità. È interessato a mantenere la propria comfort zone, a giustificare la propria inazione. Se lui ha avuto solo fortuna, allora io non ho bisogno di impegnarmi così tanto. Il tuo silenzio di fronte a queste provocazioni è devastante per chi le fa, perché dimostra una sicurezza interiore che non ha bisogno di validazione esterna. Dimostra che il tuo valore non dipende dal riconoscimento altrui. Quando non ti difendi dalle accuse di fortuna, quando non spieghi i sacrifici che hai fatto, quando non elenchi le ore di lavoro, stai comunicando un messaggio potentissimo. Il mio successo parla da solo. Non ho bisogno del tuo permesso per essere orgoglioso di quello che ho costruito. Questo atteggiamento disarma completamente chi cerca di provocarti. E nel tempo, la saggezza della vita si occuperà di mostrare la differenza tra chi costruisce con fatica e chi critica da fermo. Seneca, che accumulò una fortuna immensa attraverso il commercio e gli investimenti, fu costantemente attaccato per la sua ricchezza. I critici sostenevano che un filosofo non dovesse essere ricco. Lui non rispose mai a queste accuse direttamente. Continuò a vivere secondo i suoi principi e a insegnare la saggezza. La storia gli ha dato ragione. Il tuo successo non ha bisogno di difese. Ha bisogno solo di continuare a crescere. Ogni nuovo traguardo sarà la risposta più eloquente a ogni critica passata. Scrivi su un quaderno tutti i piccoli passi che hai fatto per raggiungere ogni tuo successo, dalle ore di studio ai sacrifici sociali. Questo non per giustificarti con altri, ma per ricordare a te stesso il tuo valore nei momenti difficili. Quando cercano di scatenare la tua rabbia, conoscono i tuoi punti deboli, sanno esattamente cosa dire per farti esplodere e lo fanno apposta, lanciano provocazioni mirate, fanno commenti taglienti, ti ignorano quando più hai bisogno di supporto. L'obiettivo? Farti perdere il controllo per poi poterti accusare di essere quello aggressivo, quello instabile. È una strategia antica e raffinata, provocare una reazione eccessiva per poi utilizzarla come prova della tua inadeguatezza. Chi la usa ha spesso personalità manipolatrici e sa benissimo quello che sta facendo. Non è un caso che le provocazioni arrivino sempre nei momenti in cui sei più vulnerabile, più stressato, più carico emotivamente. Epitteto, che visse gran parte della sua vita come schiavo, fu esperto di questa dinamica. I suoi padroni lo provocavano continuamente, cercando di farlo reagire per poi punirlo per la sua insubordinazione. Ma lui sviluppò una tecnica formidabile, il distacco emotivo. Osservava le provocazioni come se arrivassero da un'altra dimensione, senza lasciarle entrare nel suo spazio interiore. Questo non significa diventare freddi o insensibili, significa sviluppare quella che io chiamo l'armatura trasparente.
Puoi vedere tutto quello che ti viene lanciato contro, ma non ti tocca veramente, non ti penetra nell'anima. Quando qualcuno cerca di provocarti, sta in realtà confessando la sua impotenza, sta ammettendo che non ha argomenti validi, che non ha modi costruttivi per affrontare il conflitto, che l'unica sua risorsa è tentare di trascinarti nel fango emotivo. Il tuo silenzio, la tua calma olimpica di fronte alle provocazioni, è la risposta più devastante che tu possa dare, perché svela la meschinità di chi sta tentando di manipolarti e allo stesso tempo dimostra la tua superiorità morale. Ma attenzione, rimanere calmi non significa subire passivamente, significa mantenere il controllo della situazione, significa scegliere consapevolmente di non entrare nel gioco al massacro che qualcuno ha preparato per te. La saggezza ti insegna che ogni provocazione non raccolta si ritorcerà contro chi l'ha lanciata, perché chi cerca di manipolare le emozioni altrui finisce per rivelare la propria natura tossica a tutti i presenti. Marco Aurelio scriveva: «Come è ridicolo e strano stupirsi di qualsiasi cosa che accade nella vita. Quando sviluppi questa prospettiva, le provocazioni perdono completamente il loro potere su di te. Identifica 3 persone che tendono a provocarti e annota le tecniche specifiche che usano. La prossima volta che succede, invece di reagire, osservati dall'esterno come se stessi guardando un film. Conta fino a 10 e rispondi solo se ritieni che la tua risposta possa essere costruttiva. Quando ti scaricano per seguire la massa, è uno dei tradimenti più atroci. La persona che dice di amarti, di stimarti, di essere dalla tua parte, che improvvisamente cambia versione perché tutti dicono che o forse è meglio se, o non posso più permettermi di essere associato a. Succede nelle famiglie, nelle amicizie, nei rapporti professionali. Un giorno sei il loro punto di riferimento, il giorno dopo sei diventato un peso, un imbarazzo, qualcuno di cui è meglio prendere le distanze. E il motivo? La pressione del gruppo, il conformismo, la paura di andare controcorrente. Questa è una delle prove più dure perché colpisce nel profondo. Non è solo la perdita di una relazione, è la scoperta che quella relazione era condizionata, fragile, dipendente dall'approvazione sociale. È la consapevolezza che chi pensavi ti conoscesse veramente, in realtà non ha mai avuto il coraggio delle proprie convinzioni. Seneca visse questa esperienza in prima persona quando cadde in disgrazia presso l'imperatore Nerone. Molti dei suoi amici e alleati lo abbandonarono da un giorno all'altro, temendo di essere coinvolti nella sua sorte. Ma lui non spese una parola per rimproverarli o per tentare di riconquistare la loro lealtà, perché aveva compreso una verità fondamentale. Chi ti abbandona per seguire la massa non era mai veramente con te. Era solo in compagnia della versione di te che risultava socialmente accettabile. Quando qualcuno ti scarica per conformismo, ti sta facendo un regalo, ti sta liberando da una relazione falsa, ti sta mostrando il suo vero carattere, ti sta permettendo di fare spazio a persone più autentiche e coraggiose. Il tuo silenzio di fronte a questo abbandono è fondamentale per diversi motivi. Primo, mantiene intatta la tua dignità. Secondo, non offre loro la soddisfazione di vederti supplicare. Terzo, lascia aperta la possibilità che, un giorno, quando si renderanno conto del loro errore, possano tornare con una scusa sincera. Ma soprattutto, il tuo silenzio permette alla saggezza dell'universo di lavorare. Chi abbandona gli altri per opportunismo finisce sempre per essere abbandonato a sua volta. Chi non sa essere leale non può aspettarsi lealtà. Non cercare di convincerli a rimanere, non offrire compromessi, non modificare te stesso per risultare più accettabile socialmente. Chi ti ama veramente ti ama anche quando tutti gli altri ti girano le spalle. Chi ti abbandona alla prima difficoltà non meritava mai il privilegio della tua vicinanza. Fai una lista delle persone che ti sono rimaste vicine nei momenti difficili e di quelle che ti hanno abbandonato. Dedica tempo ed energia solo al primo gruppo. Per il secondo, pratica il perdono silenzioso. Augura loro il meglio nella tua mente, ma non investire più emotivamente in quelle relazioni. Quando ti usano come sfogo emotivo, sei diventato la loro pattumiera emotiva. Arrivano da te carichi di frustrazioni,
rabbia, delusioni e ti scaricano tutto addosso. Non perché tu abbia fatto qualcosa di sbagliato, ma perché sanno che tu reggi il colpo, che tu capisci sempre, che tu non ti offendi mai. Questo è uno dei ruoli più tossici che puoi assumere in una relazione, quello del contenitore emotivo di qualcun altro. E il paradosso è che più sei disponibile, più diventi indispensabile per loro e invisibile come persona. Non vedono i tuoi bisogni, le tue emozioni, i tuoi problemi. Vedono solo un comodo sfogatoio. Marco Aurelio, pur essendo imperatore, era costantemente bombardato dalle lamentele, dalle richieste, dalle sfuriate di senatori, generali, membri della famiglia. Tutti sapevano che lui ascoltava sempre, che lui era paziente, che lui non perdeva mai la calma. Ma questo lo stava logorando dall'interno. Nelle sue meditazioni, l'imperatore filosofo scrive spesso della necessità di proteggere la propria energia emotiva, di non permettere agli altri di scaricare i loro veleni nella tua anima, perché quando diventi lo sfogo emotivo di qualcuno, smetti di essere un individuo per diventare una funzione. È fondamentale capire che chi usa gli altri come sfogo emotivo raramente è interessato a migliorare la situazione. È interessato solo a liberarsi temporaneamente della pressione. Il silenzio qui ha un significato particolare. Significa smettere di essere disponibile come pattumiera emotiva. Significa non rispondere immediatamente alle loro chiamate disperate, non correre sempre in loro soccorso, non assorbire sempre le loro negatività. Questo non è crudeltà, è protezione. Protezione della tua salute mentale, della tua energia vitale, del tuo diritto a esistere come persona intera e non come servizio di assistenza emotiva gratuito. Epitteto insegnava ai suoi studenti a distinguere tra quello che possono controllare e quello che non possono controllare. Le emozioni degli altri appartengono fermamente alla seconda categoria. Tu non puoi guarire i loro traumi, non puoi risolvere i loro problemi interiori, non puoi essere il loro stabilizzatore emotivo a vita. La saggezza ti insegna che aiutare qualcuno non significa permettergli di scaricare su di te tutto il suo malessere. Significa essere presente nelle difficoltà, ma mantenendo confini sani. Significa offrire supporto, ma non diventare una stampella emotiva. Quando smetti di essere sempre disponibile come sfogo, succedono due cose. O la persona impara a gestire meglio le proprie emozioni, o rivela la sua natura puramente parassitaria. In entrambi i casi tu ci guadagni. Identifica la persona che più spesso ti usa come sfogo emotivo. Per una settimana, quando ti cerca per lamentarsi, ascolta per massimo 10 minuti, poi di gentilmente che devi andare. Osserva come reagisce e come ti senti tu. Quando riscrivono la storia per farsi belli. È l'ultimo e forse il più doloroso dei tradimenti. Quando qualcuno riscrive completamente la storia della vostra relazione per uscirne come eroe o vittima. Improvvisamente, tutto quello che hai fatto di buono viene cancellato, minimizzato o distorto. I tuoi sacrifici diventano doveri, la tua pazienza diventa passività, la tua generosità diventa interesse. Questa operazione di revisione storica è particolarmente crudele perché non solo nega il tuo contributo, ma spesso ti dipinge come il vero problema. Chi la mette in atto ha bisogno di giustificare comportamenti di cui si vergogna, di razionalizzare scelte che sa essere sbagliate, di mantenere un'immagine pubblica che non corrisponde alla realtà. Seneca visse questa esperienza quando alcuni storici dell'epoca iniziarono a dipingerlo come un filosofo ipocrita che predicava la povertà mentre accumulava ricchezze. Questi critici riscrissero la sua storia, ignorando completamente i suoi anni di insegnamento gratuito, la sua generosità verso gli studenti poveri, il suo costante impegno civile. Ma Seneca non si abbassò mai a rispondere a queste distorsioni. Sapeva che chi riscrive la storia per convenienza finisce sempre per essere smascherato dal tempo, perché la verità ha una forza propria che nessuna narrazione falsa può contenere a lungo. Quando qualcuno riscrive la vostra storia insieme, ti sta rubando qualcosa di prezioso, la memoria condivisa, l'onestà del vissuto, il riconoscimento del tuo valore. È una forma di violenza psicologica sottile ma devastante.
Il primo impulso è quello di difendersi, di portare prove, di chiamare testimoni, di ristabilire i fatti. Ma questa strada è quasi sempre controproducente. Chi riscrive la storia non è interessato ai fatti, è interessato a una narrazione che lo faccia stare meglio con se stesso. Il tuo silenzio di fronte a questa manipolazione è la risposta più potente che tu possa dare, perché comunica un messaggio chiarissimo. La mia verità non ha bisogno delle tue bugie per esistere. La mia dignità non dipende dalla tua versione dei fatti. Marco Aurelio affrontò costantemente tentativi di riscrivere la sua storia politica e personale. I suoi nemici lo dipingevano come debole, come manipolato dai consiglieri, come inadeguato al ruolo di imperatore. Lui non perse mai tempo a smentire queste versioni. Continuò semplicemente a governare secondo i suoi principi. La saggezza dell'universo ha un modo particolare di trattare chi manipola la verità. Gli fa perdere credibilità gradualmente, ma inesorabilmente. Chi riscrive troppo spesso la storia finisce per non essere più credibile in nessuna versione. Non è tuo compito convincere il mondo della tua versione. È tuo compito vivere in modo così coerente e autentico che la verità emerga da sola. Le persone intelligenti sanno riconoscere chi manipola i fatti. E quelle che non lo sanno, forse non meritano di conoscere la tua vera storia. Quando qualcuno riscrive la vostra storia per farsi bello, ricorda, sta confessando pubblicamente di avere una relazione problematica con la verità e questa confessione lo seguirà in tutte le sue relazioni future. Scrivi la vera storia di una relazione che qualcuno ha riscritto a suo favore, non per pubblicarla o condividerla, ma per mantenere chiara nella tua mente la realtà dei fatti. Questo ti aiuterà a non farti manipolare dalle loro versioni distorte. Il silenzio non è resa, è strategia, è saggezza, è la comprensione profonda che non tutte le battaglie vanno combattute con le parole. Alcune si vincono semplicemente non partecipando. E quando la saggezza avrà fatto il suo corso, quando la verità avrà trovato la sua strada, quando la giustizia avrà ripristinato l'equilibrio, tu sarai ancora lì, integro, dignitoso, vincitore silenzioso di una guerra che molti non hanno nemmeno capito che si stava combattendo. Se hai trovato valore in queste parole, ti piacerà uno di questi video.